Se cambio la posizione di anche all'interno della frase, posso cambiare completamente il significato della frase. In questo video ti spiego come usare anche e soprattutto dove metterlo all'interno della frase. Ci sono alcune regole fondamentali da seguire per usare bene anche nel significato di aggiungere qualcosa. La prima regola è molto semplice e molto breve. Anche non può mai stare da solo. Cosa significa? Sappiamo che in italiano normalmente non usiamo i pronomi soggetto, quindi diciamo abito a Milano e non io abito a Milano normalmente. Ma se vogliamo usare anche riferito a un soggetto, dobbiamo utilizzare i pronomi soggetto. Quindi se tu mi dici abito a Milano, io posso rispondere anch'io abito a Milano. Questa è la prima regola, come ho detto molto semplice, nessun problema fin qui. Ma veniamo alla posizione di anche, che è il punto più importante, il punto che mi interessa. La regola che io uso e che spiego ai miei studenti è questa. Quando usiamo anche, abbiamo in mente una lista di almeno 2 elementi, ma possono essere molti di più. Anche si mette prima dell'ultimo elemento della lista. Prendiamo questa frase. Oggi Gianni ha mangiato un piatto di lenticchie. E vediamo dove possiamo mettere anche in questa frase. Se io dico anche oggi Gianni ha mangiato un piatto di lenticchie, significa che Gianni ha mangiato un piatto di lenticchie altri giorni, magari ieri, magari l'altro ieri e anche oggi. Quindi la mia lista, in questo caso, è formata dai giorni in cui Gianni ha mangiato un piatto di lenticchie, l'altro ieri, oggi. E quindi metto anche prima dell'ultimo elemento, anche oggi. Ma adesso voglio cambiare la posizione di anche e metterlo davanti a Gianni. Oggi anche Gianni ha mangiato un piatto di lenticchie. Questa frase significa che qualcun altro ha mangiato un piatto di lenticchie, magari Francesco. Quindi Francesco ha mangiato un piatto di lenticchie, anche Gianni ha mangiato un piatto di lenticchie. In questo caso la nostra lista è formata dalle persone che hanno mangiato un piatto di lenticchie. Ho un'altra possibilità, posso mettere anche davanti a un piatto di lenticchie. Oggi Gianni ha mangiato anche un piatto di lenticchie. Questo significa che Gianni ha mangiato altre cose. Magari Gianni ha mangiato il minestrone, ha mangiato le patate e ha mangiato anche un piatto di lenticchie. Quindi in questo caso la nostra lista è formata dalle cose che Gianni ha mangiato. E potrei complicare la frase ancora di più, potrei aggiungere per esempio al ristorante e mettere anche davanti al ristorante e dire oggi anche al ristorante Gianni ha mangiato un piatto di lenticchie. In questo caso significa che Gianni ha mangiato un piatto di lenticchie da altre parti, magari ha mangiato un piatto di lenticchie a casa e l'ha mangiato anche al ristorante. Quindi la lista è formata dai posti in cui Gianni ha mangiato un piatto di lenticchie. Ma credo che ormai il concetto sia chiaro. Abbiamo capito che a Gianni piacciono le lenticchie, e anche a me, e abbiamo capito come cambiando la posizione di anche all'interno della frase può cambiare completamente il significato della frase. Con i verbi la posizione di anche è diversa, non si mette immediatamente prima del verbo, come in tutti i casi che abbiamo visto fin qui, ma si mette immediatamente dopo, se appunto la nostra lista è formata da azioni, da verbi, diciamo, più che da azioni. Quindi per esempio posso dire il treno è pieno e è anche in ritardo. La mia lista qui è formata dalle caratteristiche del treno. È pieno, è in ritardo, che appunto sono introdotte da un verbo, il verbo essere. Metto anche immediatamente dopo l'ultimo verbo. Il treno è pieno e è anche in ritardo. Quando il verbo è composto, come nel caso di un passato prossimo, in cui il verbo è composto dall'ausiliare e dal participio passato, posso mettere anche fra l'ausiliare e il participio passato. Vale sempre la regola della lista, quindi prendo l'ultimo verbo e metto appunto anche fra ausiliare e participio passato. Si capisce meglio con un esempio forse. Ho bevuto e ho anche mangiato. In questo caso la mia lista è formata da 2 verbi, ho bevuto, ho mangiato, e metto anche, prendo l'ultimo verbo, ho mangiato, e metto anche fra ausiliare e participio passato.
Questo vale anche quando uso per esempio un verbo modale, come in questo esempio. Ho un sacco di lavoro, devo anche finire la relazione per domani. Devo anche finire. In questo caso la mia lista è formata da tutte le cose che devo fare e l'ultima cosa che devo fare è devo finire la relazione per domani. Anche in questo caso posso mettere anche fra il verbo modale e l'infinito. Queste sono le mie regole fondamentali per usare alla perfezione la parola anche. Grazie per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e se vuoi vedere altri video di grammatica puoi iscriverti al mio canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!